Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2025. Abbiamo la carta della luna, amici dell'Aquario. Può essere un momento di malinconia, può essere un momento dove potrebbero riaffiorare certe paure, certi temi del passato. E diciamo che quando c'è la luna si può parlare anche di sogni, anche sogni premonitori e certe volte anche di proiezioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono 3 corsi base, uno è di metafisica sui chakra, l'altro è di tarocchi intuitivi e poi sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia e in più ci sono i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Uno parte a gennaio e sarà live e poi ce n'è un altro video registrato che è adatto a chi si vuole affacciare al mondo della cartomanzia. Bene ragazzi, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di dicembre. Partiamo con un 6 di spade. Abbiamo un re di pentacoli, un 7 di bastoni, abbiamo un 8 di bastoni, un 5 di spade, un 3 di bastoni, imperatore, 9 di spade e appeso. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochino com'è il movimento energetico più importante del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Partiamo da questo 6 di spade. Abbiamo un 4 di spade e un 6 di pentacoli. Io qui ho come la sensazione che qualcuno stia cercando mete più in equilibrio, mete migliori. C'è un 4 di spade, quindi io ho come la sensazione che potreste nel mese di dicembre, diciamo così, aver come bisogno di rimanere un po' con voi stessi. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Abbiamo un 9 di spade e un 8 di bastoni. C'è qualche comunicazione qui con l'8 di bastoni, ce l'avete anche qui. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, 8 di coppe e mago. Devo dire ragazzi che ho la sensazione che abbiate bisogno di prendervi un tempo da dove siete o dalla relazione in cui siete, potrebbe essere. Comunque ho varie carte che mi indicano la volontà di allontanarsi, la volontà di iniziare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Temperanza e asso di bastoni.
c'è come qualche tema che dovete guarire, è per quello che secondo me avete bisogno di allontanarvi o dal posto di lavoro dove siete o dalla situazione magari familiare, comunque c'è come un distanziamento. Andiamo a vedere questo 5 di spade. 2 di pentacoli e 7 di spade. Cinque di spade normalmente è una carta di conflitto ed effettivamente qui abbiamo questo 2 di pentacoli che mi dice come se ci fossero delle questioni che non sono proprio lineari, cioè nel senso voi qui state cercando di andare verso un momento di vita più tranquillo, però quello che mi dicono le carte è che nel mese di dicembre le cose andranno ancora con alti e bassi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un 4 di pentacoli e un 6 di bastoni. Andiamo a vedere l'imperatore. Torre e cavaliere di spade. Wow, ma lo sento proprio un mese come di rinascita, ragazzi. Anche questa torre, perché qui avete il 6 di spade. Il 6 di spade è la carta delle credenze limitanti. Quindi con questa torre credo che qualcuno qui inizierà, diciamo, a farsi un nuovo modo di pensare. Anche perché, anzi, datemi una carta per il 7 di spade. Questo 7 di spade mi dice che vi state un attimo... carro e amanti, non so se si vedono, sì. Che c'è qualche tipo di bugia che vi state raccontando, c'è qualche tipo di falsa speranza che magari potreste avere e mi risuona anche con la luna perché come vi dicevo all'inizio la luna è la carta delle proiezioni. Cosa vuol dire? Che vedo come solo una parte della realtà, non riesco ad avere questa visione globale e probabilmente con questa torre cascano un po' quelle che erano le illusioni. Andiamo a vedere il 9 di spade. Regina di bastoni e 9 di pentacoli. Andiamo a vedere anche l'appeso a un re di bastoni. Allora, credo che sia un periodo dove vedrete un po' in faccia la realtà. È vero che avete bisogno come di allontanarvi, di trovare situazioni più tranquille. Io credo che qualcuno abbia proprio bisogno di rigenerarsi. Abbiamo il 4 di spade qui, la temperanza qui. Però fino a quando c'è questo 7 di spade, ci sono queste proiezioni, c'è questa mezza verità, fino a quando c'è un qualche cosa che voi o non ammettete o non vedete, diventa difficile fare il cambio. Diciamo che avere l'appeso a fine lettura vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. La regina di bastoni mi dice che dovete prendere in mano la situazione e eccolo qua l'asso di bastoni. È ora di agire. L'asso di bastoni qua è girato al contrario. È come se fosse arrivato il momento di essere voi a dominare la vostra realtà. Andiamo a vedere settore per settore, però io ho come la sensazione che ci sia una sorta di svolta in questo periodo. Vi dico, molti potrebbero cercare proprio l'isolamento, potrebbero aver voglia di rimanere da soli per riflettere sui vari settori della propria vita. Allora, partiamo dal lavoro. Per chi è senza lavoro, dunque, non ci sono grosse carte di contratti, sinceramente, c'è un 6 di pentacoli qui, però io ho la sensazione che potrebbe esserci qualche novità, soprattutto con il lavoro dipendente. Vi dico,
Mm, io ho la sensazione che qualcuno verrà, diciamo, messo a tacere, ma non è la parola esatta, verrà calmato con delle false promesse, secondo me, nel mondo del lavoro. Quindi, se siete senza lavoro, non vi accontentate al primo sì che arriva, perché potrebbe essere un sì detto tanto per dire. Quindi diciamo, quello che vi consiglio io è di non fermarvi al primo sì che vi arriva mandando curriculum. C'è un potenziale perché comunque un 6 di pentacoli c'è, quindi qualche tipo di scambio, qualche tipo di contratto, qualche tipo di lavoro potrebbe esserci, potrebbe essere anche un lavoro dove c'è da spostarsi, dove c'è da muoversi, però da lì a dire che sarà un lavoro, diciamo a lungo termine, faccio un po' fatica, sinceramente, ragazzi. Poi io ve lo auguro, per carità. Però, ecco, sappiate che potrebbe essere un lavoro della durata del mese di dicembre e basta. Poi io ho già pubblicato tutte le stese del 2026, ce n'è una specifica per il lavoro e l'economia, vi consiglio di andare a vedere quella. La trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora anche qui potrebbe arrivare una falsa promessa, potrebbero promettervi un trasferimento che non so se arrivi, potrebbero promettervi un nuovo collaboratore, un nuovo collega di lavoro, potrebbe essere un nuovo luogo di lavoro. Però ragazzi, io ho la sensazione che è come se l'universo vi avesse messo davanti questa situazione perché imparaste a gestirla, a non farvi mettere sotto, mi viene da dire. Diciamo che a parte questo è un mese abbastanza tranquillo da un punto di vista lavorativo. Ci sono comunque degli alti e bassi, non è un mese proprio lineare, però io ho anche la sensazione che se volete un trasferimento, se volete un avanzamento di carriera, un aumento di stipendio, qualsiasi cosa voi vogliate, diciamo che dicembre è il mese ideale per fare queste richieste. Per le persone che invece sono autonome, allora, anche qui si tratta di prendere in mano un pochettino la situazione. Dicembre non è un mese lineare neanche per voi, purtroppo. Sento che con questo 6 di spade c'è come da allontanarsi da certi temi. Potrebbero anche essere certi collaboratori, certi fornitori, magari per qualcuno sono proprio clienti, sono quei clienti drenanti che mi fanno una domanda ogni nanosecondo e girano intorno e non vi permettono di andare avanti nel vostro lavoro. E potrebbe esserci anche quasi una selezione. Ora, se avete dipendenti, non fatevi prendere per il naso, mi viene da dire, soprattutto se dormono, si svegliano tardi il mattino, arrivano tardi al lavoro, cioè c'è come un qualche cosa da regolarizzare in quella parte, nel rapporto che voi avete con i vostri sottoposti. Può anche essere una questione di avere più determinazione, di definire di più le regole, anche se una delle vostre doti da sviluppare è proprio il dono della parola, del verbo, perché secondo me potreste effettivamente risolvere le cose semplicemente utilizzando le giuste parole. Per quello che riguarda la parte economica, allora qua potrebbero arrivare delle gratificazioni, effettivamente, vi dirò, è dicembre, molti percepiscono la tredicesima, quindi ci sta anche, però non è tanto un discorso monetario, cioè se è tanto tempo che avete fatto questa domanda per aumentare, per,
diciamo, avere l'aumento di stipendio piuttosto che avere l'aumento di ruolo, un avanzamento di carriera o quello che è, può essere che a dicembre arrivi, più il riconoscimento che non il denaro, io sento, però uno poi tira l'altro, no? Nel senso che magari vi danno il riconoscimento a dicembre, ma la busta paga più alta la vedrete poi a gennaio. Sento che c'è qualcuno che vorrebbe andare oltre, vi dico qui ci sono tante carte che mi indicano uno spostamento, c'è anche qui il carro, c'è come o la voglia di viaggiare o la voglia di fare qualche cos'altro, la voglia di esplorare, mi viene da dire. E dicembre può essere un buon mese per programmare un viaggio, per organizzarlo, per cercare di capire quali sono le tappe ideali, per conoscere il posto che volete andare a visitare, gli usi, i costumi. Insomma, è un buon mese per investire nella conoscenza. Se per caso avete degli investimenti attivi o passivi che siano, mm, l'aumento c'è, però molto molto dolce, cioè è proprio come un aumento minimo. Diciamo che non andrete in perdita, il che è già positivo. Ehm, Siate oculati con le spese al futuro, cioè io adesso penso che il prossimo anno voglio fare, che ne so, mi viene in mente lo skipper e quindi compro già adesso il corso da skipper che farò poi tra 6 mesi. Ecco, potrebbe essere un pochettino prematuro comprarlo adesso per partecipare tra 6 mesi, quindi occhio alle spese che fate, fatele solo nel momento in cui siete certi di voler fare quella cosa lì. Se dovessimo parlare di progetti, scusatemi, non è che vedo grossi flussi di denaro in entrata, però ehm, diciamo che sarà un dare e avere, cioè se spendete, se guadagnerete 100, spenderete 95, toh. Però più o meno le cose sono lì. Poi c'è qualcuno che riuscirà comunque a risparmiare, ma la vedo un po' difficile. E se avete degli investimenti, come vi dicevo, non aspettatevi grandi cose, perché sì, è vero che sono in attivo, sono in positivo, c'è un guadagno, ma non così tanto come voi aspettate, perlomeno per il mese di dicembre. Poi l'anno prossimo si parla di altri movimenti energetici. Se dovessimo parlare di progetti, io sento che qui c'è, ma perché avete anche un 6 di bastoni qui, un asso di bastoni qui. È come se ci fosse un qualche cosa che sta bollendo in pentola, ma per X motivi non siete ancora pronti per ufficializzare questo progetto, per far partire questo progetto. Cioè, sento che qualcuno potrebbe addirittura lavorarci, ma tenerlo proprio segreto. Io ho come l'idea che sia una fase di preparazione dicembre per i vostri progetti. E se per caso l'avete già pensato, studiato, facciamo conto che volete aprire, non lo so, un negozio di fiori e avete già affittato il locale, avete già messo i mobili, avete già arredato tutto e vorreste inaugurarlo adesso a dicembre, il consiglio delle carte è di aspettare un attimo. So che dicembre è un mese dove si lavora di più, magari con i fiori, perché ci sono le cene, i parenti, però fate come volete, ma diciamo che per adesso le carte dicono di aspettare, come se non fosse ancora il momento. Probabilmente non c'è una buona configurazione planetaria. Ok, parliamo di relazioni. Se siete single, ragazzi, secondo me arriva un personaggio molto interessante con il quale sento che le chiacchiere potrebbero essere veramente soddisfacenti. Potrebbe nascere effettivamente qualche cosa di più rispetto a una chiacchiera, nel senso che io ho l'idea che questa persona sia una persona concreta, però
ho anche la sensazione che prenderete tempo, probabilmente per quello che qualcuno se ne vuole andare dalla situazione attuale, perché ci sono certi temi o della relazione o di questa persona che vi fanno un po' dubitare. Potrebbe essere la differenza d'età, la differenza di vita sociale, magari voi siete persone che escono, che sono sempre fuori, a cui piace stare in mezzo alla gente, mentre l'altra persona magari lo è un po' meno, no? Quindi ci sono come delle discrepanze da quel punto di vista lì. Però a parte questo, sento che effettivamente potrebbe nascere qualche cosa di interessante. Per adesso non vedo né fiocchi né cuoricini, ve lo dico, è più una relazione di amicizia che nasce un po' così, o comunque è una relazione che nasce principalmente per l'affinità intellettiva. Me lo direte voi come si sviluppano poi le cose. Per le persone che sono in una relazione, allora, secondo me ci sono delle cose che vi preoccupano. Il 6 di spade può parlare di problemi che ci sono tra voi e il partner, però ehm, devo dire che secondo me il modo migliore per risolvere questi problemi è uno, mettersi nei panni dell'altra persona in modo da cercare di capire come la pensa, perché reagisce in certi modi, e l'altro modo è parlare, chiacchierare. Vi viene difficile parlare? Vi do un trucco, perché non per tutti è semplice tirare fuori le proprie emozioni, i propri problemi. Allora fate così, prendete una bowl di vetro, un contenitore di vetro, e dentro mettete dei bigliettini dove in ognuno di questi bigliettini scrivete oggi mi sento così per X motivi. Quando fai questa cosa qua, io mi sento così. E fate scrivere i bigliettini anche all'altra persona, ovviamente. E poi, davanti a una buona tisana, un caffè, un bicchiere di vino, quello che vi pare, iniziate questa comunicazione. Pescando un biglietto, lo aprite e parlate di quello che è venuto fuori dal biglietto, fondamentalmente. Può essere anche divertente, però è una semplice tecnica per riuscire a tirar fuori quello che magari normalmente non si riesce, no? Ok, tutto sommato non è che sia un periodo brutto, semplicemente la comunicazione deve essere migliorata. Anche perché io so che voi Acquario siete ben in grado di usare le parole giuste per ottenere quello che volete, quindi nel momento in cui dovete esporre voi stessi saprete che tasti toccare per sensibilizzare l'altra persona. Nel caso foste in qualche coppia clandestina, piuttosto che indefinita, a distanza, incerta, allora, devo dire ragazzi che mi viene da darvi un avvertimento. Fate attenzione alla dipendenza emotiva, alla dipendenza emozionale, alla dipendenza da questa persona. Perché voi avete bisogno di allontanarvi da certi problemi, effettivamente. C'è come una certa difficoltà a capire da che parte andare, cioè con il 6 di spade è come se il tema fosse so dove non voglio stare, ma non so ancora dove voglio arrivare. Ecco, partendo da dove non volete stare, potete affrontare il discorso, il tema con l'altra persona. Anche qui sfoderate le vostre abilità comunicative e vi dico che attraverso la comunicazione, attraverso il dialogo, ci saranno come delle frasi o delle parole o delle particolarità che vi daranno come degli indizi per capire da che parte va la relazione. Attenzione alle proiezioni però, mi viene da dire, perché con la carta della luna è come se vedeste una parte della realtà, quindi con questo appeso osservate tutto anche dal punto di vista dell'altro, cioè cercate di analizzare
un po' tutti i movimenti che potreste avere in questo mese o con questa persona, perché è come se accettaste, tra virgolette, solo una parte della verità. E invece il guardare il dettaglio, vi faccio un esempio per farvi capire. Questo succede soprattutto alle persone codipendenti. Lo faccio spesso questo esempio, tra l'altro. Sto conoscendo una persona, o comunque sto frequentando una persona e dico a questa persona che mi piacerebbe, non lo so, vivere al mare, per esempio, no? Che è uno dei miei più grossi sogni, vivere al mare, ok? Questo glielo dico in una cena. Passano i giorni, passano le settimane e questa persona mi dice: pensa come sarebbe bello vivere al mare. Mm? Però questa persona ha parlato in terza persona. Pensa come sarebbe bello, non ha detto pensa come sarebbe bello se vivessimo al mare. In quella frase non c'è un noi, pensa come sarebbe bello vivere al mare, non c'è un noi. Però le femmine, noi femmine, normalmente, o comunque chi tende alla codipendenza, nella sua testa vede il noi. Ok? Quindi fate attenzione al dettaglio in modo da decifrare dove va la storia, dove va la relazione. Mm? Per quello che riguarda invece, diciamo, la famiglia di anime, quindi famiglia di sangue, però anche amici, colleghi, vicini di casa, secondo me è un buon periodo. Vi dico, io ho l'idea che qualcuno si distanzierà da voi o che voi vi distanzierete da qualcuno. Tenete presente che 6 di spade parla dei problemi, soprattutto familiari. Quindi qui ci potrebbe essere come un distanziamento dalla famiglia proprio per magari evitare oh, scusate, gli starnuti arrivano troppo in fretta, non riesco a stoppare il video. Comunque potrebbe esserci come questo allontanamento dalla famiglia per evitare certe discussioni, per evitare certe dinamiche, ok? Però più che tutto una persona, sento come se aveste bisogno di allontanarvi da una persona. Non è necessariamente detto che questa persona sia una persona fisica, può anche essere per esempio, nel caso dei genitori, se per esempio quel genitore non ce l'avete più, è come se la sua voce ridondasse nella vostra testa ed è quello che dovete lasciarvi indietro con questo 6 di spade. Ok? Bene. Sento che dovete prendere in mano il potere della vostra vita, dovete essere voi a gestire le redini del gioco. È vero che la luna parla di proiezioni, ma parla anche di sogni. Quali sono i vostri sogni? Verso dove andate? Che cosa vorreste? Soprattutto per le persone che hanno questa relazione un po' non ben definita. Dove volete arrivare? Qual è l'obiettivo comune della relazione? Perché se siete lì solo per divertirvi entrambe, amici, ok? Però se uno dei due vuole altro, è giusto esporlo, è giusto, come dire, comunicare all'altra persona dove volete andare. Poi l'altra persona può essere a bordo oppure no, però è meglio per voi saperlo. Fate attenzione alla codipendenza affettiva, ragazzi, perché la sento un po' in questo mese, ok? Allora, non tutti sono codipendenti, ovviamente. Poi è una, diciamo, la codipendenza ha diversi spettri, come ha diversi livelli, c'è la codipendenza lieve, la codipendenza media, mettiamola così. E ci sono proprio delle persone che tendono a sviluppare la codipendenza, soprattutto i nati nel giorno 2 o 20, questo ve lo dico perché ho pubblicato il corso di numerologia e lì lo dico. Però ecco, una volta che ve ne rendete conto è come più facile tenerla a bada. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 13. Ok, anche qua mi parla di realtà, cioè quello che vi dice la carta è di fermarvi un attimo. Anche qui c'è la luna.
Io credo che potrebbero arrivarvi come delle illuminazioni, delle folgorazioni, chiamiamole così, delle aperture mentali importanti. Ecco, una cosa interessante di questa carta parla di ritmo. Che cosa vuol dire? Che per riconoscere le dinamiche di una relazione è come se si dovessero tenere d'occhio i ritmi, no? Cioè, per esempio, ogni quanto succede questa dinamica, ogni quanto questa persona si comporta così, quando questa persona si comporta così, cioè in che occasioni, c'è come un evento scatenante, una parola, però è un po' come il fidarsi del vostro intuito. Tenete presente che la luna è collegata anche al subconscio, quindi può parlare anche di tutto quello che arriva a livello di percezioni durante il sonno. Andiamo a vedere un mantra da recitare. Meditazione. Ok, questa carta vi invita a fermare la mente e ad arrendervi al divino. Andiamo a vedere una fatina. Non giudizio. Questo è difficilissimo, ragazzi, perché le prime persone che noi giudichiamo siamo noi stessi. Quindi non giudicate voi stessi e questo si fa attraverso la comprensione e la compassione e vedrete che anche il giudizio nei confronti degli altri sarà diverso, sarà minore. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Quindi anche lì troverete tutto il lavoro delle credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro e via dicendo. In più ci sono anche altri temi che riguardano le energie sottili ed è tutto quello che io ho studiato in quasi 30 anni che ho condensato e messo lì a disposizione per la vostra crescita personale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!